Capitolo 1. L'incontro nel deserto. Mi chiamo Antoine e quando ero bambino volevo diventare un grande artista. Un giorno, a 6 anni, ho disegnato un serpente boa che digeriva un elefante. Era un disegno molto semplice, ma gli adulti non lo capivano. Dicevano che sembrava un cappello. Così ho smesso di disegnare. Sono cresciuto e sono diventato pilota. Mi piaceva volare sopra il mondo, tra le nuvole, lontano dalla confusione della vita. Ma un giorno il mio aereo si è rotto. Ero nel mezzo del deserto del Sahara, da solo. Nessun telefono, nessun villaggio. Solo sabbia. Dovevo riparare il motore da solo e avevo acqua per appena una settimana. La prima sera mi sono addormentato sotto le stelle. Era tutto silenzioso. Ma al mattino qualcosa di incredibile è successo. Una voce dolce mi ha svegliato. «Per favore, mi disegni una pecora?» Mi sono girato di scatto. Davanti a me c'era un bambino. Era biondo, con occhi seri, vestito in modo strano. Non sembrava né perso né spaventato. Sembrava calmo, curioso. «Che cosa?» ho chiesto, pensando di sognare. «Mi disegni una pecora, per favore?» ha ripetuto. Io non sapevo cosa dire. Ero nel deserto, con un motore da riparare, e questo bambino mi chiedeva un disegno. Ma c'era qualcosa in lui che mi faceva dire di sì. Ho tirato fuori carta e penna e ho provato a disegnare una pecora. Ma il primo disegno non gli è piaciuto. «No, questa è malata». Il secondo: «No, è troppo vecchia». Il terzo: «No, questa ha le corna. Io voglio una pecora». Alla fine ho disegnato una scatola con dei buchi. «Qui dentro c'è la tua pecora», ho detto, un po' stanco. Il bambino ha sorriso. «È perfetta. È proprio come la volevo». E così è cominciata la nostra amicizia. Quel giorno ho capito una cosa importante. I bambini capiscono cose che gli adulti hanno dimenticato. Capitolo 2. Il pianeta del piccolo principe. Col passare dei giorni, io e il piccolo principe diventammo amici. Ogni mattina, mentre cercavo di riparare il motore dell'aereo, lui mi faceva domande. Non erano domande comuni, come quelle che fanno i grandi. Erano strane, piccole, poetiche, e non rispondeva mai subito. Sembrava riflettere molto prima di parlare. Un giorno mi chiese: «Che cos'è quella cosa?» Indicava l'aereo. «È un aereo, vola nel cielo», risposi. «Allora sei caduto dal cielo?» «Esatto». «Che buffo!» esclamò e scoppiò a ridere. Mi sentii un po' offeso, ma la sua risata era così contagiosa che finii per ridere anch'io. Poi mi guardò serio. «Anche tu vieni da un altro pianeta?» Quella domanda mi colpì. Aveva detto «anche tu». «Allora tu vieni davvero da un altro pianeta?» gli chiesi. Il piccolo principe non rispose subito, ma da quel momento iniziò a raccontarmi la sua storia. Poco a poco, giorno dopo giorno, come se ogni parola fosse un piccolo seme che doveva germogliare. Mi raccontò che veniva da un piccolo pianeta, molto piccolo. Così piccolo che bastava spostare una sedia per vedere il tramonto di nuovo. A volte guardava il sole calare 44 volte in un giorno, solo perché si sentiva triste. Sul suo pianeta c'erano 3 piccoli vulcani, 2 attivi e 1 spento. «Ma non si sa mai», mi disse. «Anche quello spento lo pulisco ogni settimana». Mi sembrava così strano pulire vulcani come si puliscono i denti, ma lui parlava con una serietà disarmante. Oltre ai vulcani, sul suo pianeta cresceva una pianta molto particolare. Non era una pianta qualsiasi, era una rosa bellissima, con petali delicati e spine orgogliose. Ma di quella mi avrebbe parlato meglio più avanti. Mi spiegò anche che doveva stare attento ai baobab. «Se non li strappi da piccoli», mi disse, «diventano enormi e distruggono tutto il pianeta».
Disegnò per me un baobab e io capii quanto fosse importante fare attenzione. Sul suo pianeta ogni giorno faceva pulizia. Toglieva i germogli pericolosi, puliva i vulcani, annaffiava la rosa. Era tutto un rituale, un modo per prendersi cura del suo mondo. Il piccolo principe parlava con amore del suo pianeta. Anche se era solo, sembrava che ogni cosa lì fosse viva e importante. Il fuoco dei vulcani, i venti, la luce del sole, la silenziosa compagnia della sua rosa. Una volta mi chiese: se una persona ama un fiore che si trova su un solo pianeta, tra milioni di stelle, non è felice solo a guardare il cielo, sapendo che il suo fiore è lì? Non sapevo cosa rispondere. Ma sì, aveva ragione. Era una delle cose più belle che avessi mai sentito. Il piccolo principe non era solo un bambino, era qualcosa di più. Un cuore che vedeva con gli occhi dell'anima. Capitolo 3. La rosa e la partenza. Il piccolo principe parlava spesso della sua rosa, ma all'inizio non diceva molto, solo piccoli accenni. È molto bella. È un po' complicata. Sa essere molto orgogliosa. Io ascoltavo in silenzio e capivo che quella rosa, per lui, non era solo una pianta. Era la rosa, l'unica, la sua. Mi raccontò che era spuntata un giorno all'improvviso, in mezzo a tante piantine banali. Era diversa, elegante, misteriosa. Prima di aprire i suoi petali, la rosa aveva impiegato molto tempo a prepararsi. Aveva scelto con cura i suoi colori. Voleva apparire perfetta. Quando finalmente sbocciò, fu uno spettacolo. Il piccolo principe ne rimase incantato. «Com'è bella!» le disse. «Sì, ma non ti sembra che ho bisogno di essere protetta? Il vento potrebbe rovinarmi, e anche il freddo. Vuoi che ti copra con una campana di vetro? Magari. E ricordati di annaffiarmi». La rosa parlava con dolcezza, ma anche con un tono vanitoso. Sembrava volere sempre attenzioni. Un giorno disse: «Ci sono le tigri sul tuo pianeta?» «No, non ci sono tigri». «Allora non ho paura. Ma se ci fossero, le mie spine servirebbero a qualcosa». Il piccolo principe si prendeva cura di lei ogni giorno. La copriva con il vetro quando faceva freddo, la proteggeva dal vento, l'ascoltava. Ma con il tempo cominciò a sentirsi triste. Non capiva bene perché. La rosa sembrava non essere mai soddisfatta. A volte era gentile, a volte troppo orgogliosa per dire grazie o scusa. «Avrei dovuto capirla meglio», mi disse con malinconia. «Ma ero troppo giovane». Nonostante tutto, le voleva bene. Ma un giorno sentì il bisogno di partire. Voleva scoprire altri mondi, altri cuori. Forse anche capire meglio se stesso. La mattina della partenza mise in ordine il pianeta, pulì i vulcani, strappò gli ultimi germogli di baobab e si prese ancora una volta cura della rosa. Lei per la prima volta fu dolce senza essere orgogliosa. «Scusami», gli disse, «sono stata stupida, ma ti voglio bene». «Anch'io», rispose il piccolo principe con gli occhi lucidi. Lei aggiunse: «Non portare la campana. Non ne ho più bisogno». Era cresciuta anche lei. In silenzio il piccolo principe la guardò ancora una volta. Poi partì. Con l'aiuto di alcuni uccelli migratori, lasciò il suo piccolo pianeta per iniziare un viaggio pieno di incontri e riflessioni. E fu così che cominciò l'avventura del piccolo principe tra le stelle. Capitolo 4. Il re, il vanitoso e l'ubriacone. Il piccolo principe, lasciato il suo pianeta, iniziò a visitare altri mondi. I pianeti che incontrava erano minuscoli, ognuno abitato da una sola persona. Il primo che incontrò fu un re. Il re sedeva su un trono enorme, anche se era completamente solo. «Ah, un suddito!»
esclamò vedendo il piccolo principe. Buongiorno, disse il bambino con educazione. Ti ordino di salutarmi, disse il re con voce solenne. L'ho appena fatto, rispose il piccolo principe un po' confuso. Il re era felice di avere qualcuno da comandare, ma dava solo ordini che potevano essere eseguiti. Comando al sole di tramontare, ma solo questa sera, verso le 7, quando sarà il momento giusto. Il piccolo principe trovava tutto questo un po' buffo. E i tuoi sudditi? Chiese. Li comando tutti, disse il re. Anche le stelle. Obbediscono sempre. Il piccolo principe capì che il re non era cattivo, solo molto solo, e credeva di comandare tutto per sentirsi importante. Devo andare, disse il piccolo principe. Ti nomino mio ambasciatore, gridò il re con orgoglio. Sul pianeta successivo incontrò un vanitoso. Appena lo vide, l'uomo esclamò: «Ah, un ammiratore!» «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Mi ammiri, vero?» «Cosa significa ammirare?» «Significa riconoscere che sono l'uomo più bello, più elegante e più intelligente del pianeta». «Ma sei l'unico sul pianeta!» «Non importa, ammirami lo stesso». Il piccolo principe non capiva. Gli adulti sembravano così strani, sempre desiderosi di essere notati, anche se erano soli. Il terzo pianeta era abitato da un ubriacone. Teneva delle bottiglie vuote e altre piene. Sembrava triste. «Cosa fai?» chiese il piccolo principe. «Bevo». «Perché?» «Per dimenticare». «Dimenticare cosa?» «Di vergognarmi». «Vergognarti di cosa?» «Di bere». Il piccolo principe non sapeva cosa dire. Quell'uomo era intrappolato in un cerchio senza fine e sembrava che non ci fosse nessuno a cui importasse. Dopo aver lasciato anche quel pianeta, il piccolo principe cominciò a sentirsi un po' più solo. Tutti questi adulti, pensava, sono strani. Vivono in un mondo tutto loro, fatto di apparenze e abitudini senza senso. Ma non si fermò. C'erano altri pianeti da scoprire. E forse, prima o poi, qualcuno che potesse davvero capire. Capitolo 5. L'uomo d'affari e il lampionaio. Il viaggio del piccolo principe continuava. Ogni nuovo pianeta era una sorpresa. Sul quinto pianeta incontrò un uomo d'affari molto occupato. Era seduto alla sua scrivania e faceva dei calcoli su grandi fogli di carta. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Non ho tempo. Sono molto occupato». «Che fai?» «Conto le stelle». «Le stelle?» «Sì, le possiedo tutte». Il piccolo principe era sorpreso. «E che te ne fai delle stelle?» «Le metto nei miei registri, poi chiudo i registri a chiave in un cassetto. Così so di averle». Il bambino non capiva. «È come dire che possiedi dei fiori ma non li curi, oppure che hai delle conchiglie e non le ascolti mai. A cosa serve possedere se non ti prendi cura di ciò che hai?» L'uomo d'affari lo guardò, ma non rispose. Era troppo preso dai suoi numeri. Il piccolo principe se ne andò, un po' triste. I grandi, pensava, non sanno vedere davvero. Sul pianeta successivo incontrò un lampionaio. Era un uomo semplice, ma con una missione precisa: accendere il lampione la sera e spegnerlo la mattina. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», rispose l'uomo, mentre accendeva il lampione. «Perché lo accendi?» «Perché è il mio lavoro». Il pianeta era così piccolo che il giorno durava 1 minuto. Ogni 60 secondi il sole tramontava e risorgeva. Così il lampionaio doveva accendere e spegnere il lampione continuamente, senza mai fermarsi. «È faticoso», disse il piccolo principe. «Sì, ma è il mio dovere. E mi piace sapere che, quando accendo la luce,
Da qualche parte nasce un po' di bellezza. Il piccolo principe lo guardò con ammirazione. Finalmente un adulto che non pensa solo a sé. Fa qualcosa per gli altri, anche se nessuno lo vede. Salutò il lampionaio con rispetto. Era stanco, ma non si lamentava. Faceva il suo lavoro con dedizione. Quell'uomo, pensò il piccolo principe, potrei diventare suo amico. Ma doveva continuare il suo viaggio. Altri pianeti lo aspettavano e dentro di sé sentiva crescere tante domande. Capitolo 6. Il geografo e il senso del viaggio. Il settimo pianeta era abitato da un geografo, un vecchio signore con una grande barba bianca e degli enormi libri aperti davanti a sé. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», rispose il geografo senza alzare lo sguardo. «Che lavoro fai?» «Sono un geografo. Studio dove si trovano mari, montagne, fiumi e deserti». «Oh, interessante. Hai viaggiato molto allora?» «Viaggiare?» «No, io resto qui. Aspetto che arrivino gli esploratori e mi raccontino cosa vedono. Poi lo scrivo nei miei libri». Il piccolo principe era perplesso. «Ma come fai a sapere se gli esploratori dicono la verità?» «Li bene. E se vedo che mentono non prendo nota. Però non prendo mai nota di cose effimere». «Cosa vuol dire effimere?» chiese il piccolo principe. «Vuol dire destinate a sparire. Un fiore, per esempio, è effimero. Un vulcano spento, pure». Il piccolo principe rimase in silenzio. Pensava al suo fiore, quel fiore così fragile con le spine sottili che lasciava da solo sul suo pianeta. «E se qualcosa è effimero, non è importante?» chiese piano. «Non lo è per la geografia», rispose il vecchio. Il bambino si sentì stringere il cuore. «Il mio fiore è effimero», pensò, «e io l'ho lasciato solo. Forse è in pericolo. Forse si sente abbandonato». «Mi consigli di visitare la Terra?» chiese al geografo. «Sì», rispose lui. «Ha una buona reputazione. È molto interessante». Il piccolo principe lo salutò e riprese il suo viaggio. Ma questa volta qualcosa era cambiato. Non era più solo curioso. Ora aveva nostalgia. Aveva conosciuto adulti strani, buffi, tristi o troppo occupati. Aveva imparato tanto, ma più andava lontano, più sentiva quanto fosse importante ciò che aveva lasciato. Capitolo 7. L'atterraggio sulla Terra e l'incontro con la volpe. Il piccolo principe arrivò finalmente sulla Terra, un pianeta molto più grande di tutti gli altri che aveva visitato. Atterrò nel mezzo del deserto, dove non c'era nessuno. Camminò a lungo finché un giorno, in mezzo a un campo di grano, vide una volpe. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», rispose la volpe. «Vuoi giocare con me?» chiese il bambino. «Non posso», rispose la volpe. «Non sono addomesticata». «Cosa vuol dire addomesticare?» «Vuol dire creare un legame. Per ora tu sei per me solo un bambino come tanti. Ma se mi addomestichi, io sarò per te unica al mondo, e tu lo sarai per me». Il piccolo principe non aveva mai sentito nulla del genere. «Ho un fiore? Lo ho lasciato su un pianeta lontano. Credo che mi abbia addomesticato». La volpe sorrise. «È possibile. Quando qualcuno ti addomestica, il mondo cambia. Guarda, per me il grano non significa nulla. Ma se tu mi addomestichi, il grano sarà speciale, perché ha il colore dei tuoi capelli». «Che devo fare?» chiese il bambino. «Devi avere pazienza. Ti siederai un po' lontano da me. Ogni giorno ti siederai un po' più vicino. Così nascerà la fiducia». Il piccolo principe fece come diceva la volpe. Ogni giorno si avvicinava un po' di più, e ogni giorno il silenzio tra loro diventava più dolce. Alla fine la volpe disse: «È arrivato il momento di dirsi addio». Il piccolo principe era triste. «È colpa tua»,
disse. Ora soffrirò. Sì, disse la volpe, ma grazie a te la mia vita sarà stata bella. E ti regalo un segreto. Il bambino la guardò con attenzione. Si vede bene solo con il cuore? L'essenziale è invisibile agli occhi. Il piccolo principe restò in silenzio. Quelle parole gli entravano nell'anima. La gente dimentica questa verità, continuò la volpe. Ma tu non dimenticarla. Sei responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Il piccolo principe pensò al suo fiore. Forse era fragile, forse era vanitoso, ma era il suo fiore e lui lo aveva addomesticato. Capitolo 8. Il serpente, l'eco e il giardino di rose. Dopo l'addio alla volpe, il piccolo principe continuò a camminare sulla terra. Il deserto sembrava infinito e intorno a lui non c'era anima viva. Ad un tratto vide qualcosa muoversi tra le rocce. Era un serpente, sottile come un filo d'oro. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», sussurrò il serpente. «Chi sei?» «Sono un serpente. Posso riportarti da dove sei venuto». «Non capisco. Chi tocco ritorna alla terra da cui è venuto». «Ma tu sembri puro? Hai un cuore leggero?» Il piccolo principe non aveva paura. Quel serpente non sembrava cattivo, solo misterioso. «Sei potente?» «Più di un re», rispose il serpente. «Ma non faccio male a chi porta l'amore nel cuore». Il piccolo principe lo salutò e continuò il cammino, pensieroso. Arrivò in cima a una montagna e gridò: «Ciao!» Ma una voce lontana rispose: «Ciao! Ciao!» Era un eco. Il piccolo principe si sentì solo. «Che strano pianeta», pensò. «È duro, è secco e la gente non parla. Ripete solo ciò che dici». Scese dalla montagna e dopo molto camminare trovò un giardino pieno di rose. Erano tantissime, belle, profumate, tutte uguali al suo fiore. Il piccolo principe si sedette a terra, triste. «Credevo che il mio fiore fosse unico al mondo, e invece ce ne sono migliaia come lui». E iniziò a piangere. In quel momento ricordò le parole della volpe. «Il tuo fiore è unico perché tu te ne sei preso cura. Hai perso tempo con lui, lo hai amato. Questo lo rende speciale». Le rose del giardino erano bellissime, sì, ma non avevano la voce del suo fiore. Non ridevano come il suo fiore. Non erano state addomesticate da lui. E allora capì: non si è mai davvero soli quando si ama. Capitolo 9. L'aereo nel deserto e la sete. Il narratore, cioè il pilota, si trovava nel deserto perché il suo aereo si era guastato. Stava cercando di ripararlo da solo, senza aiuto, senza acqua e senza sapere quanto avrebbe resistito. Fu lì che incontrò il piccolo principe. Il bambino apparve come dal nulla, silenzioso, con il suo sguardo calmo. «Per favore», disse, «mi disegni una pecora». E da lì iniziò la loro amicizia. Erano passati 8 giorni da quando il pilota era caduto nel deserto. L'acqua era finita. Era stanco, sudato e preoccupato. Il piccolo principe lo guardò. «Anche tu hai sete?» «Sì», disse il pilota. «Andiamo a cercare un pozzo», propose il bambino. Camminarono nel silenzio del deserto, fianco a fianco. Il sole bruciava e la sabbia sembrava infinita, ma il piccolo principe sorrideva. «Il deserto è bello», disse. «Sai perché?» «Perché?» chiese il pilota. «Perché da qualche parte nasconde un pozzo». Il pilota lo guardò stupito. In effetti anche il silenzio e il vuoto del deserto avevano una loro poesia. Camminarono ancora. Poi, nel buio della notte, videro un piccolo muro di pietra e accanto a quello un pozzo vero.
Il pilota si chinò e tirò su l'acqua, fresca e limpida. Il piccolo principe bevve. I suoi occhi brillarono. «Questa acqua è diversa», disse. «Non è solo acqua, è come un regalo. Ha il canto della carrucola, la fatica del cercarla, la gioia di trovarla». Il pilota si fermò a riflettere. Il bambino aveva ragione. Quando qualcosa è cercato con il cuore, diventa prezioso. Poi il piccolo principe disse piano: «Domani è l'anniversario del mio arrivo sulla Terra. È passato un anno». Il pilota lo guardò. Sentì dentro di sé una strana tristezza. Sapeva che il loro tempo insieme stava per finire. Capitolo 10. Il ritorno e l'invisibile presenza dell'amore. Il piccolo principe era molto serio. Guardava il cielo come se aspettasse qualcosa. Il pilota era riuscito finalmente ad aggiustare il suo aereo. Era felice, certo, ma anche preoccupato. Il piccolo principe gli aveva detto: «Oggi è il giorno. Devo tornare al mio pianeta». Il pilota non voleva lasciarlo andare. «Non sei solo un bambino. Sei diventato il mio amico. Non posso perderti». Il piccolo principe sorrise dolcemente. «Se ami qualcuno, non lo perdi mai, anche se non lo vedi più». Poi si avvicinò al muro di pietra dove, il giorno prima, avevano trovato il pozzo. Lì ad aspettarlo c'era il serpente giallo. Il pilota capì. Il serpente lo avrebbe aiutato a tornare a casa, ma a un prezzo. Il piccolo principe parlò piano. «Sembra terribile, ma non è nulla. Il mio corpo è solo un involucro. È troppo pesante per il viaggio. Il vero me è invisibile». Il pilota si inginocchiò. Aveva gli occhi pieni di lacrime. «Mi mancherai». Il piccolo principe lo guardò. «Quando guarderai il cielo, la notte, vedrai le stelle. Ma una di quelle stelle riderà perché io sarò lì. E sarà come se tutte le stelle ridessero. Tu mi sentirai ridere in ogni angolo del cielo». Poi si stese dolcemente sulla sabbia. Il serpente lo sfiorò e il piccolo corpo cadde, silenzioso. Ma il pilota sapeva che non era finita. Il piccolo principe era tornato a casa, forse dalla sua rosa, forse nel suo minuscolo pianeta. Ogni volta che alzava gli occhi al cielo, sorrideva, perché una stella rideva per lui. E ancora oggi, se ascolti il silenzio della notte, forse puoi sentirla anche tu.